La casa di fatto doveva essere una scatola di vetro dove poter raccogliere tutto quello che il paesaggio ti offriva, per cui la zona living si pone come obiettivo quello che in una situazione di condizione normale del mattino tu guardi il mare, poi giri le spalle e guardi l'Etna. La cosa più interessante era quella di non far apparire nel progetto un edificio che avesse invadenza sul paesaggio. La richiesta comunque c'era ed era quella di una spazialità ottimale, quindi una zona giorno, una zona notte e una zona wellness fitness, ponendo come obiettivo quello di non far vedere dall'esterno l'elevazione. Per cui attraverso un gioco di traslazioni e con un corpo centrale scala che va a dissipare con 10 gradini in altezza verso la zona notte e con 10 gradini verso il basso la zona zona, lo sviluppo verticale della casa, in questo caso, è solo di 4,50 m. E il tutto poi si rivolge verso l'elemento ludico, l'elemento acqua, l'elemento piscina, che è quello su cui converge chiaramente la natura di questo progetto. La casa ha delle situazioni, delle condizioni distributive perfette, una zona living con una zona pranzo connesse in open e una zona cucina che va a completare praticamente l'area quotata a piano zero. L'unica eccezione poi chiaramente è il servizio di zona, che è il servizio di rappresentanza, il bagno posto in un contenitore a scomparsa dove non si evince la presenza di questo elemento. Dalla quota zero si sale a questo 10 gradini per arrivare alla zona notte che è traslata, e questo avviene attraverso la zona living intermedia, e nella zona notte ci stanno 3 stanze da letto, 2 dedicate ai ragazzi e una master bed con all'interno ognuno di loro i rispettivi bagni e spogliatoi. Scendendo ulteriori 10 gradini accediamo in questo spazio dove c'è una serie di connessioni ludici, la vasca che si connette poi con le aree wellness praticamente di bagno turco e sauna, affiancati nella parte laterale da una mini palestra che offre comunque un completamento insieme alla cantina e a un tavolo degustazione. La scelta progettuale è quella di avere un unico materiale di pavimentazione fra interno e esterno, piscina, zona giorno, zona terrazza, di questa pietra che viene dalla Tunisia. Ci è piaciuto molto il suo insieme perché dava naturalezza, una spontaneità, una neutralità che ci permetteva di andare poi in abbinamento con alcuni elementi di arredo. L'unico materiale che poi si abbina a questo elemento qua, sempre nel piano orizzontale, è il parquet della zona notte, un parquet fatto tra l'altro anche su misura da un'azienda con la quale abbiamo chiesto chiaramente la specificità dell'insieme che volevamo, mentre il volume centrale della casa è totalmente rivestito in rovere, e all'interno del bagno anche il lavello è in rovere, cioè un unico materiale che riutilizziamo anche alla zona wellness e che va praticamente a riprendere questo concetto delle scatole di legno che vanno quasi poggiate su questo pavimento. Ci siamo portati ad ottimizzare quello che era l'orientamento reale fra il mattino, il pomeriggio e la sera, in maniera tale da ottimizzare il benessere all'interno dell'abitazione, avendo una totalità di vetrate continue, quindi un utilizzo della tecnologia applicata a queste vetrate che con un semplice tasto in domotica possono anche aprirsi. Questo ci offre l'opportunità appunto di avere una casa da rapporto continuo e costante fra interno e esterno. Questo benessere si raggiunge anche attraverso gli sbaldi, dove abbiamo cercato
di dare l'orientamento perfetto, quindi questo taglio dell'ombra a 45 gradi che ci permette di avere una zona particolarmente ombrata anche all'interno dell'abitazione. Oltre al mare e all'Etna c'è poi questo studio del verde del Landyscape che permette un inserimento ottimale con la presenza di elementi verticali, appunto come possono essere le palme siciliane e altri elementi subtropicali, perché il clima ce lo offre e ci dà questa opportunità, per cui un insieme precostituito che va a integrare totalmente quello che sono le linee guida del nostro modo di fare architettura, un'architettura semplice, lineare, dove il rapporto di proporzioni in questo caso specifico è mantenuto proprio all'estremo, dove ogni elemento dimensionato riesce ad essere supportato dalla geometria sia statica che di geometria costruttiva, ma sempre in assioma totale con quello che è la linea conduttrice del progetto iniziale.